e benvenuti su Inquieto. Preparatevi, perché ciò che state per vedere non è per i deboli di cuore. Ecco 10 video spaventosi che metteranno alla prova la vostra capacità di rimanere calmi. Spero che questi video possano lasciarvi con spunti di riflessione interessanti. Se i video sono di tuo interesse, iscriviti ed attiva le notifiche. Colton e Casey, il duo dietro Mindseed TV. Se avete seguito le loro avventure, li conoscerete per i loro audaci tuffi nel paranormale, esplorando luoghi infestati e abbandonati. Questa notte affrontano uno dei luoghi più famosi degli Stati Uniti per l'attività soprannaturale, l'Eastern State Penitentiary di Philadelphia, Pennsylvania. Costruita nel 1829, la prigione fu rivoluzionaria per l'epoca, introducendo il confinamento solitario come metodo di riabilitazione. Ma questa solitudine portò molti detenuti alla follia. Fino ad oggi, racconti inquietanti aleggiano nei suoi corridoi in rovina. I visitatori riferiscono di apparizioni ombrose, sussurri appena udibili nei corridoi desolati e la sensazione inquietante di essere osservati. Chiuso dal 1971, l'Eastern State è diventato un magnete per gli investigatori paranormali, molti dei quali se ne vanno con storie agghiaccianti, di voci senza corpo e rumori inspiegabili che echeggiano nelle sue celle decadenti. Ma ciò che Colton e Casey stanno per affrontare va ben oltre una semplice storia di fantasmi. È il 29 ottobre 2024, pochi giorni prima di Halloween, e i due sono determinati a scoprire cosa potrebbe ancora agire nell'ombra. A prima vista, la prigione sembra straordinariamente silenziosa, come se trattenesse il respiro. Decidono di iniziare la loro indagine nella cappella abbandonata, cercando di entrare in contatto tramite una tavola Ouija. Ma quando i loro tentativi non danno alcun risultato, prendono una decisione audace, separandosi per esplorare un'area più vasta. There's any spirits of inmates here with me right now. These are all the main cell blocks on the north side. Can you make a noise? Give me some form of communication? Hello? Hearing a lot of noises coming from around here, guys. Which one of y'all is making it in these cells? I heard that some of you like to open and close these. Oh, fuck me, dude. Hello? Oh, fuck. Fucking need to be careful. Forehead drop. Hello? Fucking footsteps. Aggression. Foot aggression. What? There's literally fucking noises all over. Hello? What the fuck was that? If you're with me, can you make a noise? Who's down there? Who's here with me?
Colton si dirige verso il North Cell Block, dove le cose prendono rapidamente una piega inquietante. Allarmato, chiama Casey e riescono a ricongiungersi. Colton racconta la sua esperienza sconvolgente, qualcosa che non riesce a spiegare. Non era una persona, l'edificio era sigillato e loro erano gli unici ad avere accesso. Qualunque cosa fosse, non sembrava umana. Forse le oscure storie su questo luogo contengono più verità di quanto avessero immaginato. Durante il resto della notte continuano ad avanzare, incontrando rumori strani e altri fenomeni inquietanti e inspiegabili. Eppure, nulla eguaglia il terrore puro che Colton ha vissuto nelle North Cells. Che fosse lo spirito di qualcuno che ha sofferto tra le mura dell'Eastern State o qualcosa di ancora più oscuro, una cosa è certa: l'esperienza di Colton era reale, lasciandoli entrambi scossi e pieni di domande. Che tipo di energia è intrappolata in queste pietre antiche? Alcuni misteri è meglio lasciarli irrisolti, ma forse è proprio quella stessa incertezza, il bisogno di sapere, che ci spinge a tornare in posti come questo. Volevo parlarvi di questa possibilità di ottenere un buono Amazon da 30 euro del tutto gratis. Prima di tutto dovete scaricare l'app gratuita EasyBank. Si tratta di aprire un conto online, si tratta di un'app bancaria sicura. Potete fare anche le vostre ricerche e vedrete che è tutto vero. Registratevi ed inserite i documenti richiesti. Scegliete il piano Easy Lite, ovvero quello gratuito. Riceverete una mail di conferma e dopo qualche ora un'altra in cui riceverete la conferma che la procedura è andata a buon fine. Torna nell'app. Vi verrà chiesto di attivare gratuitamente la tua carta digitale. Clicca su Attiva in seguito. Basterà poi cliccare in basso, a destra su Altro e poi su Easy Reward. Clicca su Hai un codice amico. Inserite poi questo codice ed attendi qualche giorno per ricevere il tuo buono Amazon da 30 euro, facendo fare poi ad altre persone la stessa cosa. Ma con il tuo codice amico potrete ricevere altri buoni Amazon sempre da 30 euro. La cosa bella è che sono cumulabili, quindi potreste ricevere tanti altri buoni. Salmon e Colby, due migliori amici e famosi youtuber noti per le loro audaci avventure nell'ignoto. Da quasi un decennio realizzano video portando il loro pubblico in luoghi abbandonati e infestati. Ma questa volta non sono soli. Si sono uniti agli Ireland Boys per affrontare uno dei luoghi più inquietanti d'America, il Forest Haven Asylum. Alla fine della loro esplorazione si sono resi conto di trovarsi sulla scena di un crimine raccapricciante, situato nel cuore di Laurel, nel Maryland. Il Forest Haven Asylum fu inaugurato nel 1925 come struttura di cura per persone con disabilità intellettive. Nel corso degli anni acquisì notorietà a causa di scandali per abusi, condizioni di vita orribili e una serie di misteriose morti tra i pazienti. Dopo decenni di tragedie, l'istituto venne finalmente chiuso. Oggi persistono voci secondo cui gli spiriti inquieti dei pazienti deceduti infesterebbero ancora i suoi oscuri corridoi. In questo video torniamo indietro al 10 settembre 2017. Era una calda giornata di sole quando il gruppo iniziò la loro esplorazione. Cercando di entrare nella proprietà, si imbatterono in un messaggio inquietante. No trespassing. Government property trespassers will be prosecuted, so I think we're in the right place. Over 100 deaths in this insane asylum. And it's been abandoned for like 30 years. Until they go right and to the left. I see him. Whatever we do, let's just make it into a building as soon as possible. We're just gonna sneak up and scout out which building we need to get. Altre due persone sembravano dirigersi verso l'interno. I ragazzi mantennero un profilo basso e aspettarono che gli sconosciuti se ne andassero prima di avventurarsi. Quando finalmente arrivarono all'asilo, notarono di nuovo quelle stesse due persone. We do. Just don't want to run into other people. Wait, guys. Pretty sure whoever's there has a walkie-talkie, and that means security. Oh my god, this is horrifying. Meet your children. They have the names of the beds. This was a room where insane people were. These are the names of the guys that used to live here. This is actually super sad. There was a lot of tortured people in the very room we're standing in. Somebody could have been having the most miserable time ever. That's not important right now. What's important is there's two people over there. One may have a walkie-talkie. And we still need to get to the main building. I was thinking we would make an escape room through this window and just go. I ragazzi si nascosero silenziosamente tra i cespugli, sperando di non essere scoperti. Aspettarono per 20 minuti
prima di decidere di riprendere l'esplorazione, ma si resero conto di non essere soli. I ragazzi corsero verso la foresta, sperando di allontanarsi senza essere notati, ma poi qualcosa accadde. I literally think there was something downstairs. Whatever thing that you heard earlier. I think this was a crash this time. I keep thinking I see something over there, but I don't know. It's just my eyes playing tricks on me. I think that's basically all there is there. No, to explore. It's just a bunch of rooms. Well, then let's go freaking figure out what's downstairs before it comes up and finds us. Okay. You heard him, the laugh, and he just heard it. Like a crash. Like I said, what we just made. Here, let's go down there. Please, 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 please. Oh, we were exploring. Wait. Did you get the f*** out of here? Wait, just slow. What are we doing? Let's get out of here. Let's get out of here. Police sirens. Yo. We gotta be careful. Let's go. Turn off your lights. Update. Colby's lost. He's way up there. There's lights. Colby is up there, and he literally just said, "Get down. Get down. You actually get down." That's not Colby. That's not right. Get down. There are people right in front of us that are not Colby, and they are looking right past us. You can't see my camera. Yeah, you can't see my camera, but they're literally walking right there. Colby is right in front of me. You can't see anything, but he's laying down army position in a bush. He's talking not to go any further. They just went in. So we should go back. Yeah, let's go. Let's go. Yo. Did you guys? There's literally people right there. Let's go. I think they just went in, so we gotta book it. Let's go. There was 3 people. Did you see how close they got to me? They were literally walking right next to you. Me, Sam, and Nick were on one side, and Colby went ahead. It was just 3. It was 2 girls and 1 guy. It was just people. Okay, It was just people. we should be good. Si resero conto di non essere soli, ignari, che nel giro di pochi minuti una delle ragazze sarebbe morta. That's what I'm thinking. How are we gonna find our way back in the dark forest? Okay. Let's do it while there's noise. Helicopter light! Yo, put your lights up. There's a helicopter and it has searchlights. What the? Let's see. I don't know if it's looking for us or the G. That literally had a searchlight. Why would it have a searchlight? Run. If someone knew we were in here, wouldn't they look at the end of the trail? So whenever we get close to the end of the trail, turn off all lights and sneak past. Tesi pensarono che l'elicottero stesse cercando degli intrusi, ma non avrebbero potuto sbagliarsi di più. Proprio ciò che stavano cercando era ciò che stavano per sentire. Did you get that? Yeah, I got them. Somebody is screaming. Someone's screaming bloody murder. Let's get out of here faster. Come on, guys. How is that? Dude, that scares the... Guys, what the? Do you hear that? Yeah, get out of here. Go. Guys, run. Wait, shh. Listen. Somebody's legit crying for help right now. You gotta go help. We have to kill Colby. Run. Lights off. What is going on? We're almost to the non-trespassing point. Get close. Everyone stop. Let's take it slow. Okay, shh. Get down. Get down. Go. Get out of here. This place. There's a cop. Right next. Yes, I'm filming the cop right now. Back pocket, grab my SD card. Cop's right behind us, guys. There was a screaming lady, literally the most scared I've ever been. She literally sounded like she was crying. As soon as we get out of here, we need to call the cops. She was in trouble. Bed by. What if somebody's getting like attacked right now? So I literally think someone's getting attacked in that asylum. There was a girl screaming, "Help! Bloody murder!" crying. Like clearly here, like clearly. Right there. Yeah, 100%, like multiple times. Like, and it was consistent. It wasn't like they were playing a game. She was getting attacked. That girl was not screaming for just games.
That's like She was in trouble. she was in Dude, trouble. It sounded like, yeah, like pain. I feel so bad. I feel really... Più tardi scoprirono l'intero orrore di ciò che era accaduto quella notte. Le urla della donna che avevano sentito provenivano da Laura Wallen. Laura risultava scomparsa e il suo fidanzato dell'epoca, Tyler Tessier, conduceva una doppia vita. Non solo frequentava Laura, ma aveva anche una fidanzata. Quando Laura rimase incinta, Tyler temeva che lei potesse rivelare la loro situazione e decise di prendere una decisione drastica. La notte del suo omicidio, Laura inviò un messaggio a un'amica per l'ultima volta, dicendo: Tyler, mi sta portando in questo campo aperto, in mezzo al nulla, e non so perché. In quel luogo esatto, il corpo di Laura fu ritrovato nella contea di Montgomery. Nella contea di Montgomery, dove Laura Wallen, incinta di 4 mesi del bambino di Tessier, fu trovata in una fossa poco profonda, uccisa con un colpo d'esecuzione. Gli investigatori ricostruirono la sequenza degli eventi, confermando che Sam, Colby, gli Ireland Boys, Laura e Tyler si trovavano tutti nello stesso luogo nello stesso momento. Ripensando a questa esperienza agghiacciante, Sam e Colby espressero gratitudine per essere usciti illesi quella notte. Per quanto riguarda Laura, l'orrore di quella notte resta un ricordo doloroso per i suoi cari. Un promemoria di quanto si siano trovati vicini a qualcosa di davvero terrificante. Come vediamo, un evento orribile può colpire nei modi più inaspettati. Gli esploratori del paranormale Moxley, del canale Moxley's Crazy Adventures, e Dan di Nighthawk Exploring uniscono le forze per investigare una casa abbandonata così famigerata che solo investigatori esperti come loro oserebbero entrarvi. Chiamata la Casa Invisibile, questa inquietante località nel Regno Unito si dice ospiti figure spettrali e apparizioni terrificanti capaci di far gelare il sangue, a volte persino sfiorandoti mentre esplori. Al secondo piano si imbattono in una piccola statua inginocchiata in preghiera, posizionata in direzione della stanza, come se fosse destinata a scacciare qualcosa di sinistro. Are you okay with myself and Moxley being here? Can you take it to the yellow or orange? Would you be okay if myself and Moxley used the spirit box in here? Go. Give it a go. Give it a go. Thank you for that. Thank you for that. L'aria diventa più fredda, proprio come descritto dalle leggende. Entrambi gli esploratori percepiscono una presenza invisibile passare accanto a loro. Voltandosi, notano che un pesante sportello di un mobile, aperto al loro arrivo, ora è misteriosamente chiuso. Verificando il mobile, confermano che è troppo pesante per essere mosso da una semplice brezza. Ma mentre lo toccano, accade qualcosa di ancora più strano. Un globo spettrale sfreccia sopra di loro, non una, ma ben 3 volte. Ogni manifestazione è più inquietante della precedente, lasciandoli scossi e pieni di domande su quale forza abbiano disturbato. Questo video inquietante e inspiegabile è stato catturato da Faisal, un avventuriero di 78 anni con una passione duratura per la natura selvaggia. Sul suo canale YouTube, Voyager Overland, Faisal condivide solitamente riprese mozzafiato dei suoi viaggi in luoghi naturali, remoti e spettacolari, ma questa volta la sua telecamera ha registrato qualcosa che non dimenticherà mai. So Gene and I are out on yet another adventure, and last time we were out, I caught some footage that, quite frankly, has me a little spooked, and I haven't quite decided if I want to show it yet. Now, it's not the first time that I catch something in the background while we're recording, like a deer that we didn't notice, or some hikers that we didn't see while we were busy winching the jeeps out of a mud hole or something, but this was different. Now, I don't understand what I saw and I can't explain it. So if you have seen anything like it, please feel free to let me know what you think. Putting out a trail cam at night, hoping to catch some wildlife around camp while we're sleeping, and with my granddaughter who just loves wildlife. How cool could it be if I could show her some night pictures of what's walking around at night while we're sleeping? Now, I must admit, I haven't had any luck so far. I've put out the camera many times and never captured any footage. But tonight was different.
catturato una figura spettrale con occhi luminosi che attraversava l'oscurità. La figura sembrava fluttuare attorno al campo, ma il momento più inquietante è arrivato quando ha notato la telecamera e se l'è avvicinata, con il volto che è venuto completamente in vista. La mattina seguente, Faisal ha rivisto le riprese e è rimasto stupefatto. Non aveva alcuna spiegazione logica per la figura e ha ammesso che lo aveva lasciato profondamente turbato. Ha anche scelto di non mostrare il video ai suoi nipoti, dicendo che era semplicemente troppo spaventoso. Quando Faisal ha caricato il video sul suo canale, è diventato virale, scatenando un ampio dibattito e speculazioni. Fino ad oggi nessuno è riuscito a spiegare cosa abbia catturato, aumentando solo il mistero. E se non fosse un fantasma? E se fosse qualcosa o qualcuno di molto più sinistro? Un uomo di nome Harry McCleary ha pubblicato un video sul suo account TikTok il 7 febbraio 2021, mostrando se stesso nell'oscurità mentre filmava qualcosa di inquietante nella sua casa. Fin dall'inizio succede qualcosa di strano che potresti non notare, a meno che tu non stia prestando molta attenzione. Vedi se noti qualcosa di insolito. Se guardi attentamente, puoi distinguere quella che sembra essere un'ombra che si muove dall'altro lato della porta, in fondo al piano. A partire da questo momento, accadono ancora più cose inquietanti. Dai un'occhiata a questa parte proprio qui. Si sente un giocattolo per cani emettere un suono proveniente dall'altro lato della porta, con grande terrore di Harry. Proprio quando pensi che il peggio sia passato, succede qualcos'altro pochi secondi dopo. Non appena Harry apre la porta, si vede il giocattolo per cani sdraiato sul pavimento e la lampada del soffitto inizia a muoversi violentemente prima che il video finisca bruscamente. Questo ci lascia tutti a chiedere cosa abbiamo appena visto. Non so te, ma credo che sarebbe nel miglior interesse di Harry trovare un posto nuovo dove vivere il prima possibile. Un uomo di nome Claymore sta parlando alla telecamera, spiegando di aver sentito alcuni rumori strani mentre si trovava nel seminterrato. Ha deciso di prendere la sua telecamera e inizia a registrare, sperando di catturare prove di questi suoni. Bastano solo pochi secondi per sentire i rumori, trovando strani colpi provenienti da qualche parte all'interno del seminterrato. Alright, you guys are in luck, you wanted it, right? There it is. Ain't me knocking and ain't nobody down here, right? You hear it? Now, you guys are gonna say, oh, it's somebody in there, it's an animal. Nope. Let's go. Per dimostrare di essere completamente solo, Claymore prende la telecamera e cammina per tutta l'area, mostrando che è effettivamente vuota. Nonostante i suoi sforzi per trovare la fonte dei strani rumori di colpi, Claymore non riesce a trovare nessun altro laggiù. See if anything else happens. I mean, I hear it every night. It's tough. Okay, that's never happened before. Now I have to go check it out, otherwise you guys are gonna be like, oh, it's probably somebody in there. Let's go see. I'll show you guys right now. Ain't nobody in this mother right here.
and it is empty. Proprio quando sembra che le cose non potessero diventare più strane, la luce del bagno si accende misteriosamente da sola, lasciando sia Claymore che i suoi spettatori confusi. Adesso, nessuno è completamente sicuro di cosa sia successo, ma è chiaro che ci sia qualche tipo di attività soprannaturale in corso nella casa, a meno che non si tratti di uno scherzo elaborato. Speriamo che Claymore riesca a risolvere presto questa situazione. Questo video è allo stesso tempo straziante e commovente. È stato pubblicato da un utente su TikTok di nome Giulietta Moni il 27 ottobre di quest'anno e mostra delle riprese di una telecamera di sorveglianza domestica registrate all'interno di una casa nel cuore della notte. Le riprese mostrano due cani che sembrano venire a trovare il loro padrone nell'aldilà. Si vedono e si sentono i due cani correre e abbaiare, mentre uno dei nuovi cani si siede su una sedia e li osserva. Non c'è nulla di troppo inquietante in questo video, ma mette in evidenza il legame indissolubile che tutti noi abbiamo con i nostri amati animali. Altri video che l'utente ha caricato mostrano i cani in tutta la loro dolcezza. Incontriamo Lou, un youtuber che potresti conoscere dal canale Lou Rock, famoso per i suoi video di esplorazione. Lou si avventura spesso in luoghi abbandonati e inquietanti, immergendosi nel mondo del paranormale. Questa notte sta indagando su un vecchio zuccherificio abbandonato da oltre 20 anni e ha portato con sé il suo amico James, del canale The Fam, per l'esplorazione. It's your boy Lou Rock. I'm actually filming a video here at this sugar mill that is across the street from the Hamilton jail. You guys will see that video on my channel. Here with my boy Gerald the Fam. Gerald the Fam, what up, Lou Rock fam? There's the jail across the street. And man, that is such a spooky picture right there. Yes, I did. Just sounded like there was somebody in there, right? It sounded like something's moving around. Whoa, that's a really old, like, plaid shirt. Whoa. What the hell was that? Yeah. That sounded very strange. Something fall or something, and then I heard like moaning. yeah, it sounded like a moan. Is anybody in here? We're friendly. Yeah, there's somebody. I swear I just seen somebody in there. You guys seen somebody in there? Yeah. I mean, there could be a homeless person in there. This is definitely the church. Quando entrano, Lou afferma di aver visto qualcuno aggirarsi nell'ombra, un uomo forse. Ma quando entrano, il luogo è vuoto. Era solo la sua immaginazione, o c'era davvero qualcuno lì? Questa domanda sarà presto risolta. Usando la Spirit Box, tentano di comunicare con eventuali spiriti rimasti, e poi qualcosa di agghiacciante emerge. Oh my god! Dude, the spirit box said there's a man here. Alright, I messed that one up. Show my boy, the fam, some love. His link will be in the description. Oh, did you hear that? Yo. Bro. Oh my god. Alright, man. I'm ready to get found. What is that? Yo. Oh! Yo. 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 Where are you? Yo, let's go. Let's go. I'm gonna go behind you. I There's can't a see tree you. here. Go. I'm gonna Let's hold your go. shoulder. Go. What the hell? What the hell was that, bro? Did somebody shoot at us? Dude, they're behind us. Go. What the f***? Un colpo di pistola forte squarcia la quiete della notte. Senza esitazione, fuggono dalla chiesa, il sangue che pompa nelle vene mentre corrono per salvarsi la vita. Il colpo sembra un avvertimento, forse da parte di un senzatetto o qualcuno che rivendica il posto. Fortunatamente, è stato solo un colpo. Lou e James sono riusciti a scappare indenni. L'esperienza serve come un chiaro promemoria. Quando si esplorano luoghi abbandonati,
il vero pericolo spesso non viene dai fantasmi, ma da altre persone. Come si dice in questi casi, bisogna aver paura dei vivi, non dei morti. Un uomo di nome Jacob stava andando in moto da cross, ignaro di ciò che stava per scoprire. I got a pretty good idea. I can see some stuff up here by these rock formations. So it's possible that it could be over here. We may never know though until we check. I had to drive quite a bit away to go to my buddy's house, and then there was a bike ride away to get to where I'm at right now. There's just a bunch of bones scattered. It's like a trail just leading me. That was a bone I just broke. Bro, is that my fork? What? Hello? No. Why is that? No. Hello? What the hell? Bro, I don't care about my bike. Hello? Is anybody there? I don't know, dude. Am I just hearing things? Hello? What the Yep, nope, I'm good. Seguendo una traccia di ossa, Jacob si imbatte nell'ingresso di una piccola grotta. La curiosità prende il sopravvento e decide di scoprire cosa potrebbe nascondersi al suo interno. Lancia un osso nella grotta, ma pochi istanti dopo viene scagliato fuori. Rendendosi conto di essere in una situazione troppo pericolosa, Jacob decide saggiamente di andarsene, abbandonando un pezzo di motocicletta che aveva trovato nelle vicinanze. Qualcosa nei boschi stava cercando di attirarlo all'interno. Spetta a voi decidere. Una donna di nome Rachel Navarro ha pubblicato un video sul suo account TikTok a settembre di quest'anno, in cui spiega che stava guardando qualcosa sul suo computer quando è stata improvvisamente distratta. Menziona che al momento non c'è elettricità nella sua casa e che dovrebbe essere sola. Tuttavia, le cose iniziano a diventare strane quando qualcosa spinge sulla porta dal corridoio. Quando Rachel va a investigare, si sentono strani sussurri e respiro inquietante. Shite. Okay, this door, Jesus, has been doing this literally all day. And look, this shite. Oh my god. Please. Looking out. Hello? Hold on. I'm going out there. Hello? It's just like mad dark again. Oh shit. Oh shit. Questo è davvero il materiale da incubo per chiunque stia cercando di ambientarsi in un posto nuovo, soprattutto se si trova da solo durante un incidente del genere. Cosa faresti se ti trovassi in una situazione simile? Probabilmente la maggior parte delle persone sarebbe molto più spaventata di quanto lo fosse Rachel.